E al termine della battuta di caccia ci concediamo un nuovo giro in questi territori e veniamo a conoscere quello che è il vero gioiello di questa zona, l'abbazia di San Galgano. Sì, subito dopo la morte di San Galgano e la sua canonizzazione, solo un anno dopo, la canonizzazione con un processo che quindi è documentato, il culto galganiano è talmente cresciuto che i frati e gli abati hanno costruito questa imponente, bellissima abbazia di San Galgano. Direi che veramente è un complesso gotico cistercense che non è solamente l'abbazia che è unica senza tetto, la chiesa senza tetto cosiddetta, ma all'interno del complesso possiamo visitare anche la sala capitolare, lo scrittorium, le celle dei frati che sono sempre autentiche e che presto sicuramente cercheremo di far visitare al turista. Perché ancora non sono visitabili. Non sono fruibili. A che epoca risale questa abbazia? 1185 San Galgano è stato canonizzato, intorno al 1218 è iniziata la costruzione dell'abbazia. Ci sono venuti 60 anni per terminarla, perché come vedete e come possiamo notare ogni capitello è diverso dall'altro. Ecco, però vogliamo spiegare perché questa abbazia oggi è senza tetto? Quando è successa questa cosa? Perché dopo il primo tempo dei frati che hanno avuto un albore dal punto di vista economico, è stata abbandonata e il tetto è andato in rovina. Ed eccoci nel luogo dove ha origine il culto di San Galgano. Ne parliamo con Don Vito, che è parroco di questa zona ma anche un grande esperto. Ci vuole raccontare un po' la storia di questo luogo? Dunque, anzitutto noi ci troviamo su una collina molto importante, Monte Siepi, che sta a indicare nel suo nome che era un luogo di culto riservato, probabilmente anche di origine pagana, poi lentamente cristianizzata. L'origine della sua importanza e del culto di San Galgano avviene nel 1180, quando Galgano, deluso da tante circostanze della vita, deluso dalle idee di diventare grande con l'arma in mano, decide di dedicarsi invece all'amore, cioè a mettere in pratica il Vangelo di Cristo. E imitando Guglielmo di Malavalle, un grande nobile che qui nella zona aveva lasciato le armi per dedicarsi all'eremitaggio, si reca su questa collina, consigliato anche da dei sogni, come lui stesso descrive. Si reca su questa collina. Il primo gesto che può fare un cavaliere pentito della sua vita è quello di piantare l'arma nel terreno, come a dire seppellisco l'arma perché si trasformi in un luogo di vita. La spada viene piantata da lui nel terreno, poi quando viene costruita la chiesa alle nostre spalle del 1181 cominciarono i lavori, finirono nel 1185, probabilmente la spada fu trasferita nel centro della chiesa, al centro di una cupola meravigliosa che ha uno scopo sia solare perché indicava le stagioni e le ore, e sia anche quella sua forte simbologia di 48 cerchi che indicavano la completezza, cioè la pace che rende l'uomo armonioso con tutta la natura che lo circonda. Questo è il grande significato simbolico di questa chiesa e della spada nella roccia. Ecco, però chiariamo che questa spada nella roccia non c'entra nulla con quella della leggendaria spada di Re Artù. No, perché anzi siamo al contrario, lì è l'uomo che prende la spada e va alla conquista, qui è l'uomo che sognava le conquiste, rinuncia alle conquiste e la depone come segno di pace.